È arrivato il momento di partire, cominciamo a costruire anche il plastico in scala N e in questo video andremo a vedere quello che sono i preparativi di base per poterlo iniziare, quindi il telaio, il progetto e tante altre belle cose. Benvenuti in questo nuovo video, io sono Joe e benvenuti su Ferrovie Miniature. Oggi andiamo a vedere la creazione del telaio del plastico in scala N. Abbiamo già parlato in qualche altro video 7-8 mesi fa, nello scorso video invece ho cominciato a spiegare appunto all'interno del video dove ho presentato la ditta Tamodels, ho spiegato in un paio di minuti quella che è l'idea di questo nuovo progetto con un crowdfunding che trovate il link in descrizione se volete partecipare, che ci permette di accelerare il processo di produzione di questo plastico in scala N. Fortunatamente subito dopo il video è arrivato subito una piccola donazione, anzi direi una grande donazione da parte di Lorenzo Marinelli, che ringrazio, e con questo subito abbiamo cominciato ad acquistare quello che ci serviva per fare la cornice del telaio. Se ben vi ricordate, 7 mesi fa avevo cominciato a fare un plastico di Hachette che poi abbandonai a se stesso per tanti svariati motivi, e il polistirolo che avevo recuperato per creare uno di quei tanti moduli è stato recuperato e tagliato su misura da 1,50 m per 1 metro. Ovviamente quella doveva essere la base di un plastico in scala N che doveva essere costruito a suo tempo, ma fu abbandonato per tanti svariati motivi. Ma ora siamo ritornati sul pezzo. Vi confermo anche che il plastico di Daniel sta andando avanti, non voglio spoilerarvi, ma ho fatto un sacco di lavoro ancora, ho steso la masticciata, ho fatto tanta vegetazione nella zona del castello e tante altre belle cose. Ma adesso ragazzi, che cosa facciamo? Andiamo subito a costruire la cornice del telaio che conterrà all'interno il telaio fatto già di polistirolo. Scusate il giro di parole, ma appunto il telaio che è stato appunto costruito tempo fa era solo ed esclusivamente di polistirolo. Questo ovviamente non era sufficiente perché col tempo potrebbe sgretolarsi, spaccarsi eccetera eccetera, quindi gli diamo un ulteriore aiuto creando una cornice di legno e la faremo su misura. Tra qualche minuto andremo a vedere come fare, andremo appunto a costruirlo e poi subito dopo ci vediamo dopo la costruzione e vi spiego quale sarà l'idea del progetto. Buona visione. Mi servirà 1 metro, il mio avvitatore, 2 cavalletti, 3 assi di legno da 2 metri e il mio vecchio pannello. Ve lo ricordate? 1 metro per 1,50 m. Prima cosa da fare ragazzi, prepariamo i 2 cavalletti, poi appoggiamo sopra il pannello di polistirolo che avevo preparato tanti anni fa da 1,50 m per 1 metro. Accertiamoci delle misure, abbiamo esattamente 1 metro di larghezza per 1,50 m di lunghezza. Raga, quello che voglio fare adesso è preparare il telaio attorno a questo pannello di polistirolo, ovvero devo incorniciarlo. Utilizzerò questi assi di legno che sono alte 2 metri, larghe 8 cm e spesse 1,5 cm. Ne ho acquistate 3 e questo grazie anche alla donazione che mi ha fatto Lorenzo Marinelli, 50 euro. Grazie Lorenzo, vi ricordo il link qua sotto per partecipare al crowdfunding. Se volete farlo non fate altro che accelerare il lavoro di questo plastico. Dobbiamo tagliare il primo asse, che metteremo uno a sinistra e uno a destra, quelli più lunghi, e li tagliamo da 1,53 m in modo da dare 1,5 cm da quella parte e un altro 1,5 cm da quest'altra, per poi poter incorniciare i 2 angoli. 1,53 m lo segniamo sia da questa parte che da quest'altra, tiriamo una riga e ora possiamo procedere al taglio. Ora sovrappongo l'asse appena tagliata su quella ancora da tagliare in modo da fare una misura perfetta. A questo punto tiriamo la linea Adesso abbiamo ottenuto 2 assi perfettamente uguali, raga, che sarebbero appunto i laterali del nostro plastico. Ma qui ragazzi abbiamo un'altra asse da tagliare, che sarebbe quella appunto della parte della larghezza, quindi quella da 1 metro, che andremo a tagliarla soltanto da una parte in modo da avere come dima l'angolazione del nostro plastico. Siccome la larghezza del nostro plastico è di 1 metro perfetto, noi faremo un taglio di 99,5 per cercare di poter ottenere un'area all'interno del plastico dove andremo a immergere il nostro polistirolo, che ovviamente andrà in incastro. Raga, abbiamo completato l'opera, abbiamo i 2 listelli laterali e quelli praticamente per il profilo. Se vi state chiedendo che tipo di legno sto usando legno di abete piallato. Adesso non dobbiamo fare altro che preparare appunto l'angolazione numero 1, quindi prendiamo il listello quello lungo e quello diciamo da 1 metro,
che veramente è 99,5. Li mettiamo vicini più o meno a squadra, prepariamo 8 viti da legno, ma prima di avvitarle facciamo 2 fori per aiutare l'invito dell'avvitamento. Ok ragazzi, ho infilato il telaio, come potete vedere, solo praticamente dai 3 punti, mentre da questa parte, come potete vedere, devo mettere l'altro pezzo. Siccome non ho nessuno che mi aiuta, non ho degli appoggi, sono costretto a metterlo a terra e provare ad avvitarlo. Come possiamo vedere, il telaio è stato fatto. Ora cosa facciamo? Il nostro pannello all'interno, quello di polistirolo, come potete vedere, può essere tolto, ok? È quasi a incastro. Ma noi poi, per avere una tranquillità definitiva, andiamo adesso a mettere della colla Vinavil che si incolla al legno e al polistirolo e praticamente va totalmente a bloccare il pannello all'interno del telaio. Ok, abbiamo sfoderato praticamente il pannello che c'è all'interno e mettiamo la colla Vinavil. Andiamo a rimettere dentro da questa parte e facciamo la stessa operazione nell'altro lato. Ovviamente io direi di mettergli nel punto centrale un vitone che va nel polistirolo, quindi comunque serve solamente a tenere fermo, ok? Ora vedete il polistirolo non si muove più perché è tenuto dalle viti, serve solo per tenerlo fermo, ma ora si incollerà. Come potete vedere ora è ben saldo, quindi il telaio è attaccato al polistirolo, ma non è finita qui. Ora, per dare un'ulteriore diciamo compattezza a tutta la struttura, metteremo sui 4 angoli dei quadrati che tengono fermo le angolazioni sia del telaio e non fanno scendere il polistirolo in sotto. Ragazzi, il gioco è fatto, abbiamo i 4 pezzetti diciamo da 10 cm che andremo a mettere in ogni angolo, in questo modo, sia con della colla che con delle viti, in modo da tenere fermo l'angolazione del telaio e non far scendere eventualmente, in caso dovesse succedere, ma non succederà perché sarà tutto incollato, il polistirolo rimarrà bloccato. Come possiamo vedere, l'aggiunta di questi eventuali pezzi angolari possono essere utili anche per l'ancoraggio di eventuali piedini per creare appunto il tavolo. Ho fatto questo telaio semplicemente per irrobustire appunto la struttura, in modo che il polistirolo non andasse a battere da qualche parte e sgretolarsi nel tempo. Con il telaio infatti diamo una maggiore forza. Volevo ricordare che questo plastico sarà fatto solo ed esclusivamente con l'utilizzo di polistirolo, quindi lavoreremo col polistirolo proprio per avere questo effetto di peso zero. Bene ragazzi, avete visto la costruzione del telaio, è stato fatto totalmente, quindi ora abbiamo un bel telaio solido dove ci permette di poterlo appoggiare su dei piedi o su un tavolo, insomma dove vogliamo, anche metterci per terra. È veramente leggero, ve lo garantisco, e verrà costruito, come detto prima, soltanto ed esclusivamente con del polistirolo. Questo ci permetterà di avere un plastico che non supererà i 5 kg, quindi facilmente trasportabile. E vi ricordo sempre che questo plastico, oltretutto, poi se volete replicarlo insieme a me potete seguire passo passo quello che faremo. Se volete acquistarlo fatemelo sapere qua sotto nei commenti, se avete in mente di farvi fare un progetto da me ed eventualmente acquistarlo. E inoltre ovviamente c'è la crowdfunding che è sempre attiva, potete partecipare per accelerare il processo di produzione. Cosa bisogna fare adesso ragazzi? Abbiamo 1,50 m per 1 metro da allestire in scala N. Quindi cosa faremo? Useremo il software di AnyRail che già conoscete. Ho già fatto dei video a proposito di quel software, andateli a vedere se non l'avete ancora visti. E ovviamente con il software ci aiuteremo. Ma che cosa sarà la cosa bella ragazzi? Che siccome questo plastico è vostro ed è il canale, voglio che partecipate anche voi a questo progetto. Quindi che cosa succede? Succede che io preparerò le basi del progetto, ma poi insieme a voi nel prossimo video vi spiegherò quali saranno appunto il tracciato che andremo a fare in questo plastico. Lo deciderete voi assolutamente, proprio per questo motivo che dicevo appunto che il plastico è vostro e lo faremo insieme, e io deciderò in base a una community, in base a un sondaggio, quale sarà appunto poi il tracciato definitivo che cominceremo a costruire. Quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, vostri consigli, tante altre cose. Vi aspetto al prossimo video, mi raccomando, like, iscrizione se non l'avete ancora fatto, e ci vediamo alla prossima. Ciao!